Oggi andiamo a fare la mulettiera in discesa, quindi abbiamo di complicate perché ce n'è di varie pendenze, varie difficoltà, terra, radici, sassi, dinamiti, bombe, c'è di tutto, hai capito? Mette, bravo, insomma, ti capito. sparano e quindi... Mi butti anche un po' la sabbia negli occhi quando certo, passo? certo. Ok. No, sassi, perché qua sabbia è cosa rara. Tu come te la cavi in discesa? Te piace? La storia del freno effettivamente ogni tanto mi capita, perché magari quando non sei tanto convinto comunque tendi a tenere lì un po' il piedino e il freno tende a scaldarsi, però poi ho paura che mi si scalda, allora sto ancora più lì attento a sto freno e diventa un circolo vizioso, e poi quando il freno ti lascia come ti fermi? No, anche perché in genere usi il freno anteriore perché cosa vuoi? È quello che fa fermare la moto, però in discesa su un terreno sconnesso non è proprio facile usare in modo deciso quello davanti, quindi quello dietro in discesa è sempre piuttosto sollecitato. Poi in qualche maniera stabilizza anche un po' la moto il freno dietro, no? Certo, le sbandate tutto, le correggi con una frenata più decisa o meno. Ma comunque i piante, i muri al limite. Ah, hai ragione. Diciamo, la mia uscita d'emergenza la pianta. Meglio pino o larice? Qual è quello più morbido? Il pino si presta meglio perché avendo la resina, hai capito? L'impatto è... Non è canale in discesa, praticamente bisogna continuare a arretrare dietro più che poi la ruota posteriore. Le braccia devono stare belle libere, con il corpo lo sposti a destra per restare bilanciato nel centro del canale, capito? La moto la lasci scorrere, usa il freno davanti e dietro perché naturalmente la discesa ti aiuta e niente, poi se trovi tipo dei gradini così col petto di gas per passare l'ostacolo. Io ogni tanto quando uso un po' troppo il freno davanti tende sempre a farmi un po' di sottosterzo. Lì è il caso poi di lasciare, di accelerare, cosa consigli di fare? Sì, è bene che molli un po' il freno perché vuol dire che la ruota ti sta uscendo dal canale, quindi prendendo il bordo innesca la sbandata, quindi quel punto lì se la ruota sta frenando ovviamente è più aggressiva sul terreno, quindi devi mollare un po' il freno davanti e lasciarla correre e eventualmente intervenire in quello posteriore. Quindi magari più quello dietro che quello esatto. Ok. Ma scusa una cosa Gio, quando diventa veramente stretto, ci sono delle situazioni che quasi non ci passano i piedi, cosa consigli di fare? Perché lì diventa molto stretto, allora tiri via i piedi, tiri via solo un piede, ti siedi, qual è la cosa migliore da fare? No, se stretto che riesci a tenere il piede destro è ottimo perché in quel caso lì puoi intervenire col freno, quindi ti sbilanci verso sinistra, il piede zampetta sul bordo del canale e riesci a passare. Viceversa, se è veramente stretto che non ci sono i due piedi, ovviamente devi sederti sulla sella, alzare i piedi dalle pedane, far scorrere la moto e intervenire col freno davanti. Poi un passo a destra e a sinistra finché poi finisce, si rallarga. Comunque quello proprio come situazione estrema. Esatto, insomma. quando proprio veramente c'è il canale è talmente rotto che non entri coi piedi, allora in quel caso li togli i piedi dalle pedane. Ok, va bene, provo. Vai, prova. Taga! Vai amore! Canale in discesa, in piedi, bello arretrato, manubrio bello libero. Va bene. Ok, sposta il peso ancora più indietro. Vai, accelera. Eccoci ancora al grano un'altra volta. Tu praticamente quando arrivi in discesa devi praticamente caricare il posteriore, valutare quanto è profondo il gradino e poi quando la ruota davanti ormai è scesa inizi col gas a accelerare la moto in modo che la forcella non si punti e non tendi a ribaltarti in avanti. In modo tale che non carico troppo l'anteriore col peso. Esatto, e tu poi scorri per il discesa. Ho capito. Va! Adesso provo. Dale, va! Buono, ok, rallenta, okay. Scendi, colpo di gas, benissimo. Ok, è venuta bene questa? Sì, ottimo.
Aimone, gradone in discesa fatto. Adesso andiamo a prendere il furgone e andiamo a fare il sasso smosso in discesa. Che è una mulattiera bella qua avanti. Va bene, va bene. Ok, andiamo. Eccoci Aimone, siamo tornati qua dove abbiamo fatto prima la salita. Adesso ti spiego la tecnica per farla in discesa. La mulattiera in discesa bisogna fare attenzione a caricare molto il posteriore, perché sennò la moto che tende a caricare l'anteriore si scarica il posteriore, quindi tende a scivolare a ruota e poco effetto frenante sulla gomma, quindi carica senza paura il posteriore. Per stare indietro sulla moto non devi usare le braccia, perché le braccia devono restare libere per evitare sassi, radici o quant'altro trovi nel percorso. Quindi ti tieni indietro con le gambe, spingendo col piede sinistro sul profilo posteriore della pedana, in modo che è la gamba che ti tiene spinta indietro. Eh sì, così non ha fatica la braccia. Esatto, anche perché devono restare libere. Se poi per dire trovi un ostacolo, una pietra, un sasso, una radice così, col petto di gas anche in discesa, in modo che alleggerisci davanti, riesci a scavalcare meglio l'ostacolo che trovi. Tendenzialmente lasci una marcia lunga o... No, è meglio usare il freno motore. Tu devi sempre che il freno motore aiuta sempre, anche perché se dovessi sbilanciare sulla destra che perdi il freno posteriore, la moto tende a prendere velocità, e poi sai che se prende velocità, tipo in questo caso con la curva in fondo, è un casino stare nella curva, quindi sempre controllare la velocità della moto, nel senso che non deve partire da solo, deve essere sempre sotto controllo. Ok. Spingi sulla pedana, bene indietro, braccia libere, dietro, buono. Quando vai in trasferimento tendenzialmente guidi sempre solo in piedi o Sì. fai anche lui curve seduto così, cioè cerchi di risparmiarti insomma? No amore, sempre in piedi perché ti risparmia stare in piedi. Considera che se tu stai in piedi praticamente ammortizzi tutte le asperità del terreno, buche, sassi e radici con le gambe, cosa che se invece stai seduto ti si scarica nella schiena e vai in crisi prima. Invece nel trasferimento, ma guarda i video dei massimi campionati, mondiale di cross, mondiale di enduro, Dakar, una buona forma fisica per questo sport che si pratica per diverse ore è fondamentale, ma soprattutto per guidare in piedi la tecnica giusta è spostare il corpo in avanti e indietro, nel senso quando tu sei in fase di accelerazione sposti in avanti il corpo, guardami anche senza braccia, sì, la moto va, se invece se nella posizione sbagliata le braccia lavorano tantissimo. È perché fai forza con le braccia e capito? quindi poi alla fine ti si stancano. Quindi bilanci insomma. Esatto, accelerazione, ti porti in avanti, qua passa giro tecnico, ti appoggi sulla ghiaia, fletti le invece la radice in discesa è una situazione un po' meno esasperata, la radice come vedi è meno insidiosa, quindi più scorrevole. La puoi fare più velocemente, ovviamente se devi rallentare usa il freno dietro, per quello davanti potrebbe partirti l'anteriore, e tante volte se trovi una radice piuttosto accentuata puoi usarla anche per fare un piccolo salto e scavalcare quelle che... puoi saltarne due insieme. Hai capito? Quelle in sequenza le puoi saltare. Saltarne due insieme e stamparmi sulla terza. E guardare praticamente dove mettere le ruote in un posto che ci sia buona aderenza, che non ti parta quando lo consente, se no solito discorso, peso indietro, copi le radici e scendi. Comunque guardo sempre bello avanti. E se guardi sempre avanti quello che ti aspetta l'ostacolo prossimo, in modo che sai come affrontarlo. Ok. Vai, prova.
Parliamo delle gomme. Le gomme importantissimo che hanno una buona condizione, nel senso che il tassello sia alto, e specialmente per andare a gareggiare è fondamentale che abbia lo spigolo bello accentuato, perché se tu arrivi con una gomma che praticamente si è smussata, il grip che trova ovviamente è minore, quindi è abbastanza importante la condizione. Poi vabbè, con l'anteriore possiamo scegliere la gomma da bagnato, da secco, e quello lo sceglieremo in base alla gara che ci aspetta. E la fregatura però è che la moto la metti nel parcheggio il giorno prima, come fai a sapere che tempo farà domani? Però sai che adesso più o meno le previsioni si azzeccano, nel senso. E poi ti spiego, se tutti decidono di mettere la gomma da secco che poi si mette a piovere, tutti sono nelle stesse condizioni. Sì, però se tu c'hai il meteo che ti dice che non dovrebbe piovere, che è secco, allora uno è più facile che scelga una cosa piuttosto che l'altra. Si può anche mettere, per esempio, se abbiamo una gara che magari non piove però abbiamo tanto terreno morbido, tipo in Francia sui prati e così, l'erba, sull'erba, allora anche se è secco si può scegliere in base al terreno, se è morbido la gomma da bagnato, perché essendo più spigolosa penetra più nel terreno. E se si hanno le camere d'arie è importante la pressione, e oltre alla pressione che in genere vari su 0,8 0,9, verificare quale tipo di gomma mettiamo, perché sono delle gomme che hanno la carcassa più dura e quindi ti permettono di abbassare un po' la pressione. Se invece è una gomma con la carcassa più morbida, allora bisogna fare attenzione e mettere magari un po' più di pressione. Non c'è una regola ferrea, dipende da tutta una serie di variabili, insomma. Allora, la regola è dipende su che terreno andiamo, sì, perché se sono pietre, scalini, roba piuttosto dura, allora hai capito, per evitare di frenare è meglio metterla un po' più pompata. Seconda cosa, guardare che carcassa si mette, se è più dura o meno, e se invece tu vai a fare una gara, per esempio in Olanda che è tutta sabbia, allora lì ti puoi permettere di abbassare. Sicuramente al giorno d'oggi avere una mousse è vantaggioso perché non c'hai il problema del rischio forata, e quindi sarebbe. Poi credo che cambia un po' anche la trazione, no, con la mousse? Sì, però ti evita di fare attenzione al gradino, ti puoi entrare deciso e al limite aprire un cerchio che tu comunque continui, anche la famosa botta nel cerchio, con la camera d'aria sei fermo e è da sostituire la camera d'aria, invece con la mousse puoi usare molto di più, quindi anche se cambia la trazione alla fine ti dà una sicurezza che però sulle pietre la mousse mi sembra che dà dei vantaggi non indifferenti, o no? Che non fuori, perché poi no, ma proprio anche come quello dipende dalla consistenza della mousse. Se tu hai una mousse che ha una consistenza adatta per il terreno bagnato, è chiaro che può scendere talmente a lavorare il pneumatico come una ventosa, cosa che con la camera d'aria non può arrivare, quindi quello è il vantaggio. Certo. Ma tutto dipende dalla consistenza della mousse, e quindi consiglio che se andate a fare una gara, per esempio su un terreno bagnato, non usare una mousse nuova, ma è una mousse che ha fatto già 3 o 4 uscite, in modo che se è assestata riesce a spanciare di più e il copertone lavora meglio. Sì, un po' come andare in giro con la gomma quasi sgonfia, esatto, trial, però hai molto più grip, ho capito. Ovviamente la mousse, se tu vai nel campo da cross a fare allenamento, si deteriora perché ogni atterraggio dei sassi prende uno schiacciamento talmente forte che praticamente la durata della mousse è minore. Quindi se si vuole un po' economizzare, stare attenti alle spese, sarebbe interessante per esempio avere 2 ruote in più, una con la camera d'aria in cui vai allenati nel campo da cross e magari quella con la mousse da usare a fare enduro negli allenamenti e sicuramente in gara.